Dopo aver caricato il file, all'utente compare un report realizzato dal nostro analizzatore di PDF, che verifica e segnala eventuali problematiche o errori contenuti nello stesso. Se i parametri sono corretti, verrà visualizzato nel configuratore di Flexo24 l'anteprima dell'impianto stampa, con le relative separazioni, colore e si potrà procedere con l'ordine. Per realizzare un PDF corretto per la stampa Flexo, è bene sapere che in presenza di elementi grafici sottili è necessario applicare alcune accortezze. Se l'elemento grafico è in negativo, deve avere uno spessore minimo per evitare che in fase di stampa si chiuda o sia poco visibile. Se invece l'elemento grafico è in positivo, deve avere una grandezza minima che consenta di riprodurlo sul cliché. Le dimensioni minime vanno da 0,1 a 0,7 mm e dipendono dallo spessore del fotopolimero. L'ultima attività da svolgere prima di caricare il PDF è attribuire la distorsione al file grafico. La distorsione viene applicata in base allo spessore del fotopolimero ed è necessaria per compensare l'allungamento del cliché montato sul cilindro di stampa.